Siete pronti? Ammetto di essere un po' emozionato come tutte le volte che si scopre una nuova Ferrari dal vivo, ma in questo caso con lei, la Daytona SP3, lo sono ancora di più, perché questa Ferrari appartiene alla famiglia Icona, le Ferrari più speciali di tutte, dedicate ai collezionisti, pochi e fortunati, appassionati di tutto il mondo che se la possono mettere in garage. Un'auto ispirata dalla storia del cavallino ma guardando al futuro. In particolare qua parliamo degli anni 60. Vi anticipo qualcosa velocissimamente, immagino che state già guardando le forme sinuose della carrozzeria, il posteriore incredibile con queste lamelle a dir poco futuristiche e la configurazione targa del tetto con un motore centrale posteriore da 840 cavalli. I segni particolari sono tantissimi e un'auto così particolare merita di essere raccontata da chi l'ha concepita partendo da un foglio bianco, quindi lo facciamo fra 5 secondi dopo che vi siete iscritti al nostro canale YouTube e dopo la nostra sigla. Ciao Flavio, Alessandro, ben trovato. Ciao, caro. Benone, grazie, e soprattutto in questo contesto direi va benissimo. Senti, io ho introdotto la Daytona dicendo che è ispirata agli anni 60, ma questa macchina, a vederla così, è incredibilmente futurista. Ci puoi spiegare la filosofia di questo progetto così particolare? Beh, la volontà era quella di cogliere delle ispirazioni molto potenti che vengono da una tipologia di vetture molto particolare che sono appartenute alla storia di Ferrari, cioè le sport prototipi. Faccio un passo indietro. Sulla Monza abbiamo fatto un'operazione analoga, non è un'operazione nostalgia. E ci siamo detti come potremmo interpretare in chiave moderna il concetto di barchetta. Quindi Ok. non è una, come dire, interpretazione moderna o una operazione di retro design basata su un modello specifico. La cosa che ci appassionava molto è il concetto così fortemente evocativo di una sport prototipi. Le sport prototipi erano disegnate ovviamente per la pista, per affrontare la pista, quindi una determinate performance, però nello stesso tempo erano anche bellissime, vere e proprie sculture. Levicatissime, con delle carrozzerie molto sinuose. E molto sensuali, molto poderose, no? Faccio un esempio, la P3 P4, piuttosto che la 350 Can-Am, la 512S, ma anche la stessa Dino 206S, erano macchine molto organiche, molto espressive da un punto di vista stilistico. Quindi questo potere evocativo ci ha ispirato tanto, ma ovviamente abbiamo proiettato un certo tipo di codici linguistici, un certo tipo di lessico verso il futuro. Infatti la macchina è stata vista in questa settimana da diversi clienti che l'hanno potuta, diciamo, scoprire in anteprima, e l'espressione più utilizzata era futuristica e avveniristica. Sì, perché vederla così, io stesso mi aspettavo qualcosa di diverso, no? Pensavo che fosse un'operazione, non dico nostalgia, ma qualcosa, adesso fanno tanto di mode resto, mod eccetera, Sì, esatto. non avevo capito nulla, te lo ammetto, e invece questo è il risultato, davvero proiettato davanti. Ci puoi spiegare quelli che sono un po' i segni particolari, secondo te, più caratteristici? Ma se me lo permetti, parlo prima dell'architettura, che Giusto. forse è la cosa più importante, perché come ti dicevo siamo partiti dall'idea di una scultura. Sì. Se tu noti, la prima cosa che abbiamo potuto fare è stato, grazie al lavoro fatto dagli ingegneri, è stato sancrare il volume della vettura, quindi creare questo restringimento, questo effetto di vita molto snella, grazie al fatto che è stato ridisegnato il radiatore laterale, è stato collocato verso all'interno ed è abbastanza contenuto anche. Radiatore in laterale, l'ho larghezza. preciso perché motore posteriore, il V12 è dietro, la scocca in carbonio. Esatto, motore V12 posizione posteriore centrale che ci permette di dare questo effetto di coda lunga. La cabina è molto molto compatta, è una cabina di tipo aeronautico, oserei dire, che lascia, quindi crea anche delle spalle molto importanti nella fiancata. Quindi abbiamo questo effetto di muso corto, cabina molto compatta, un cockpit e la coda lunga. E poi altra cosa interessante è come abbiamo voluto sviluppare i linguaggi stilistici della macchina. Se tu noti, è una combinazione di forme molto sensuali, molto sinuose e nello stesso tempo di sfaccettature che definiscono delle linee precise. Quindi qui nella parte laterale si vede questo tema, questa sorta di chiglia che viene giù a toccare il brancardo, che dà l'idea proprio di uno slittamento di volumi, no? La riprendo anche da qua, sì.
Cioè la cabina, questa parte qua. sì, vedi, ti fa vedere come la cabina è in posizione avanzata e crea quasi un effetto di carrello posteriore staccato ma poderosissimo che si innesta sul volume principale. Molto particolare effettivamente. Poi questo ovviamente è un discorso che non ha solo una valenza estetica ma anche aerodinamica. Abbiamo avuto l'opportunità di spostare sulla porta la presa d'aria del radiatore, dei radiatori laterali, quindi abbiamo canalizzato tutta la porta creando anche un canale aerodinamico nella parte inferiore che serve ad estrarre l'aria, diciamo la pressione degli archi ruota e a pulire la scia laterale. Perché la cosa particolare di quest'auto a livello tecnico è che non c'è aerodinamica attiva, quindi tutto il lavoro che è stato fatto poi è funzionale a proprio eliminare tutti quegli orpelli che non volevate per tenere la linea così pulita. Niente appendici, niente soluzioni di aerodinamica attiva o ali diciamo giustapposte, ma semmai soluzioni molto più sofisticate, come per esempio questo sfogo d'aria. Questa è un'invenzione degli aerodinamici che è fantastica, lo chiamiamo blown fender, è un canale aerodinamico che raccoglie l'aria sotto il fondo piatto, okay, e la scarica nella parte alta, quindi proprio dove c'è la curva dei parafanghi. E questo genera un effetto di downforce, perché poi l'aria arriva dietro su questo spoiler dietro, fisso, massimizza il carico aerodinamico su uno spoiler che è piuttosto largo. Poi altre cose caratteristiche, avrai notato che abbiamo anche adottato delle soluzioni che richiamano un po' i cosiddetti flick delle sport prototipi di quegli anni, che sono delle alette posizionate praticamente ai lati, agli angoli della vettura, li ritroviamo anche davanti. Quindi sarebbe questo elemento in carbonio, sì, praticamente. Sì, questa è un'ala sostanzialmente in carbonio che aiuta a generare più carico grazie al fatto che ha la massima larghezza, e nel frontale abbiamo integrato questo device con i proiettori che hanno un look, uno sguardo veramente molto nuovo, molto espressivo e anche aggressivo nello stesso tempo, grazie al fatto che sono parzialmente a scomparsa. Questa palpebra si può sollevare quando si accende? Si solleva, quindi sparisce sotto il parafango, scoprendo l'I-beam, quindi E questa è una cosa particolare perché di fatto non è più possibile omologare auto con i fari a scomparsa oggi facilmente, giusto? È complicato, immagino, il faro completo come l'F4. Il pop-up. Pop-up. Questo è diverso perché abbiamo appunto una soluzione brevettata, sono 2 aree. Quindi brevettata anche questa, molto, molto interessante. Beh, poi diciamo i muscoli che come sono tesi e la vista dall'alto pure di quest'auto è molto particolare, e il posteriore poi ha questo. A proposito di muscoli, vedi la possanza che hanno, anche grazie al fatto che abbiamo voluto estenderli, farli tuffare proprio all'interno di queste tasche, di queste narici che sono state ricavate ai lati del cofano e che hanno una funzione aerodinamica, perché questi sono degli SDAT che prendono aria qui ai lati della griglia centrale e la proiettano sì, verso l'alto. E questo è un lavoro veramente studio in galleria del vento certosino. Come sempre, quindi come tutte le macchine che fate. La parte poi posteriore è incredibile, perché secondo me questo è l'elemento, almeno dal mio modesto parere, che dà più questo effetto futuristico da navicella proprio spaziale. Poi immagino qui sia integrata la fascia LED. Come puoi immaginare, qui c'è tanto calore nel vano motore, quindi era importante creare una soluzione aperta, traspirante. L'abbiamo fatto con queste lamelle che sono abbastanza un leitmotiv nella storia della Ferrari. Mi ricordo la testa rossa poi come elemento, diciamo, sul posteriore, anche se non è ispirata a quello. Ma qui la volontà era riuscire ad ottenere l'effetto di un volume monolitico pieno grazie a questa soluzione. Quindi in un certo senso è un po' come la Monza ha proprio l'effetto di quasi una saponetta, no? Di un volume pieno, no? È continuo. Quindi l'unitarietà stilistica della macchina di questa forma è davvero molto importante per ottenere la purezza che ci siamo prefissati. Giustamente. Molto bello anche lo scarico centrale,
con questo appunto estrattore, tutto carbonio. Questo tra l'altro è un carbonio, la parte diciamo centrale è un carbonio che resiste a alte temperature, evidentemente. Esatto. Non è banale, Il immagino. fanale vedi che è nascosto, è una linea di luce che si vede solo quando è acceso. È accesa. E questo, ecco, ancora una volta dà l'idea del livello anche, come dire, di scultura astratta che volevamo ottenere. Io aprirei il cofano a questo punto, il Sì, cofango anzi. Certo, bellissima l'apertura delle porte che dà un effetto anche di notevole spettacolarità. Ovviamente questo è un momento magico per ogni Ferrari, aprire il cofano motore rigorosamente a mano per questo V12 da 840 cavalli, che è la massima evoluzione, più potente di quello della 812 competizione appena presentata, e qua è tutto un tripudio di carbonio. Di carbonio, come vedi, tutto curatissimo, cioè ogni superficie della macchina è stata curata da me e dal mio team, proprio perché questa è un'icona, quindi tutto deve essere veramente perfetto dal punto di vista estetico. Con le ruote enormi che si intravedono. E poi immagino a livello costruttivo fare un cofango così grande è complicato, cioè è complesso, Sì, cioè non è banale. Un cofango enorme. molto lungo, teniamo conto che è anche estremamente leggero in carbonio, ha un doppio guscio in carbonio, quindi adesso tralascio tutta la complessità di controllare le geometrie utilizzando le colle che sono necessarie per rendere solidali questi gusci. E qua possiamo notare appunto la presa d'aria. Questa è l'aria che entra dal tetto, che viene convogliata e arriva al motore, corretto? Esatto. Arriva sotto, quindi passa sul tetto motore. L'aspirazione motore, che è curatissima, e questo ha consentito anche di aumentare la potenza. E la presa d'aria è stata integrata in questa dorsale. Adesso magari richiudo un attimo per farla vedere. Metallica, che tra l'altro integra diverse soluzioni, perché qui abbiamo anche dei camini laterali importanti per evitare il colpo di calore, e qui invece il vetro è stato sgusciato proprio per incanalare l'aria nell'aspirazione motore. Che abbiamo appena visto. E poi c'è l'abitacolo, che è un altro, mi sembra, se possiamo parlare di pezzo di design. È molto particolare anche con questa combinazione blu e rossa, che è questa combinazione era tipica delle Ferrari dell'epoca, e abbiamo voluto riprenderla perché è bellissimo, cioè abbinare il blu elettrico con rosso corsa, con rosso, in questo caso rosso magma metallizzato, è secondo me una chicca, no? Però qui il concetto è sedili fissi e la pedaliera è regolabile, per cui abbiamo un sedile che ti avvolge in maniera ergonomica, ma che ti fa sentire veramente un tunturo con la macchina, quindi una perfetta simbiosi tra uomo e macchina. Ed abbiamo anche voluto creare questo effetto di continuità con i braccioli, quelli centrali e quelli laterali, perché nelle vecchie sport prototipi una volta c'era un materassino, erano interni fatti in maniera molto spartana, no? Quindi un materassino applicato direttamente sul pianale. Molto Qui il concetto diventa funzione più sofisticato, sono quasi delle chaise longue, come vedi, che però rendono l'abitacolo più spazioso e più accogliente. La plancia ha un effetto molto interessante perché è molto leggera visivamente, ma ha anche un effetto avvolgente, quindi dà questa sensazione di essere proprio all'interno di una navicella spaziale. Questo effetto see-through, c'è un top che è scavato attorno al quadro strumento, che dà un effetto di grande leggerezza all'abitacolo. L'HMI è tutto ovviamente digitale, come sulle ultime È generazioni. tutto full digital, a parte il famoso cancelletto, quindi con i comandi F1, che invece è fisico e ha anche lui un effetto particolarmente iconico, particolarmente evocativo. Ovviamente il cliente può personalizzare, renderla più sportiva, meno sportiva, pelle, alcantara, in base ai propri gusti, suppongo. Esatto. Abbiamo fatto vedere anche degli allestimenti dell'abitacolo con la pelle, magari pelle color sabbia, eccetera, che fanno vedere come la macchina si può interpretare in modi diversi. Questa è una macchina che può diventare anche elegantissima, no? A seconda del colore, dei materiali utilizzati. Altrimenti si può interpretare in chiave racing, corsaiola,
con delle livree che abbiamo studiato per i nostri clienti. E immagino che volendo uno può personalizzare colore, mettere diciamo Esatto, stripe ampia, di vario genere. Come... Sì, ampia libertà da questo punto di vista. Che dire, complimenti e lascio a me, la dico io la brutta notizia a chi ci guarda, perché sono state tutte vendute 599, quindi anche se vi piace, mi dispiace, potete commentare, fare i complimenti anche voi se questo pezzo di Ferrari, davvero quest'opera d'arte in movimento, e che vedremo in movimento alla fine del 2022, lo vedremo anche domani al Mugello. Anche domani al Mugello, nelle prossime ore al Mugello, quindi Sì. la sentiremo cantare il V12, quindi grazie a tutto il tuo team, a tutta la Ferrari per questo regalo per gli appassionati, e non vediamo l'ora di vederla su strada, la nuova Daytona SP3, sperando di vedere tante altre icone. Grazie Flavio. Carissimo. Ciao. Grazie.